Delia Morinelli, grazie per aver concesso questa intervista ai Granai della Memoria. Lei è stata per 35 anni la cuoca di Ansel e Margaret Keyes. Che cosa cucinava per loro? Di tutto, ma sempre piatti poveri, non ricchi. Non usavano troppo la carne, qualche volta il pollo, qualche volta in più, ma il coniglio, quanto c'era, il pesce azzurro di più, ma polpi, per esempio lo spaghetto, poi quando c'erano le seppie o il polpetto, allora si faceva lo spaghetto. Come pasta, condimento, usavano sempre, si facevano fare la lasagna, la pasta in casa, però senza carne, senza polpettine, mettevano un po' di ricotta, un po' di uova scaldati, il bianco dell'uovo, perché il rosso contiene molto colesterolo, e un po' di formaggio, il bianco dell'uovo sbattuto così, e la salsa rossa, qualche volta pure la besciamella, mischiavano un po', però più sempre queste cose molto più semplici e molto più terrene nostre. Preparava anche la pasta fresca, i cavatelli, i fusilli. Come no? Come no? Li apprezzavano? Loro sì, sempre questo qua. Poi la zuppa, loro la zuppa di fagioli, sempre molto. Poi la bella zuppa di lenticchie, quella per questo vivente non li deve mancare mai nel frigorifero, perché Delia, se non ci sei domani, io tengo il piatto pronto, conservato. C'è questo Stamberle, il professore Stamberle, è l'unico vivente. Di quel gruppo di scienziati. È l'unico vivente. Che viene, poco tempo fa l'ho sentita, e ho detto Delia passa subito il tempo, e arriva dicembre e io arrivo di nuovo. È stupendo perché è stato cooperato ai femmine, tutte e due, cammina con una carrozzella che non può camminare senza niente, però lui prende il volo e viene, è da imparare ancora da questo che è lasciato, che coraggio che hanno. I libri di Margaret e Ansel Keys hanno fatto il giro del mondo e hanno fatto conoscere la dieta mediterranea. In quei libri ci sono tante ricette, molte le hanno imparate da lei. Quali, per esempio? Per esempio, le melenzane, sempre questi piatti poveri però, non roba ricca. Quando gli preparava le melenzane, sapete come se le mangiavano di più loro? Sbucciava la melenzana, la faceva a fette, me la metteva nell'acqua, poi sbucciava le patate, lo stesso procedimento me le faceva belle a fette come era grande la patata, e poi metteva prezzemolo, un po' d'aglio, il pomodoro, un pizzico di origano, e faceva il primo suolo. Poi faceva il suolo di patate, poi faceva il suolo di melenzane, fin quanto arrivava così. Poi piano piano quello cuciva bene, a fuoco moderato lento, e per loro era una delizia mangiarlo. Lei l'ha mai mangiato questo piatto con loro? Con loro no, perché il tempo, sapete i primi anni io come lavoravo? Perché sempre mio marito, sempre che non volevo che io andassi, perché lui faceva la vita poveraccia del mare, e voleva che la mattina l'aspettavo qua, e mangiava, e io invece le preparavo il piatto, le preparava la tavola, e quando lui arrivava io andavo via perché era tardi. Da una casa all'altra, i primi anni che venivano tutti e due, che faceva? Smontava a mezzogiorno,
da quella casa, scendendo mi portava un panino con la zucchina o qualche cosa così, scendendo l'altra casa giù mi mangiava quel panino e arrivava là e attaccava a lavorare di nuovo per trovarmi poi alle 3:30 qua per mio marito che poi partiva, andava a mare. E comunque non c'era la possibilità, però non ci sono state queste possibilità quando facevano le festicciole, quando il professore faceva 50 anni di medicina, ve n'erano tanti professori, ci fu una bella festa, da tutto il mondo vengono i professori di quell'anno, mi ricordo da Chiesi, e c'era pure Stambre naturalmente, e poi pure alla casa di Stambre le sono fatte belle riunioni di queste amicizie che loro avevano, aiutare a preparare e stare in mezzo a loro sempre, e come no, ma sempre lavorando. E cosa le chiedevano di cucinare per queste grandi cene con gli amici, con i grandi medici che venivano da tutto il mondo? Ma la signora Margarette era molto brava, quella donna, e 100 anni che mi ascolta, ma quella era brava in tutto, faceva tutto con le mani, però faceva un piatto giapponese, un'insalata di pollo con pasta, con carote, fagiolini, pollo, che era straordinario, e si preparava una piatta grande così, di quello, che poi lo si usava, si metteva sul tavolo, quindi si preparava questo, si preparava la lasagna, si preparavano giù più i cannelloni all'altra famiglia. E essa preferiva più la lasagna sopra. Si preparavano per esempio le olive, di tutte specie le olive, quelle in acqua, quelle schiacciate, quelle bucate, di queste cose qua. Poi loro la frutta, per esempio carote, funucchio bianco, il sedano bianco, lavato per bene e fatti tutti a tronchetti così, messi in una bella, ognuno se ne prendeva uno e lo mangiava così. Lo mangiava molto, molto semplice, non piatti proprio ricchi uno dietro l'altro, oppure un antipasto fettato, no. Sempre queste cose belle, leggere, e non vanno male alla salute. Vedete loro che età, diceva sempre il professore, io devo arrivare al 2000 qua, e al 2000 partite da qua. Ed è tornato negli Stati Uniti, sì. E è tornata negli Stati Uniti, che là poi è stato un altri 4-5 anni, non mi ricordo bene, ma una cosa del genere, è stato là. E poi... E la pasta e fagioli gliel'ha insegnata lei? Ma loro la facevano più ricca, in America. La usavano pure con i salumi, dentro fatta a tocchetti. E io qua ho fatto sempre carote, sedano, cipolla, fatta tutta a tocchetti piccoli così, pomodoro tagliuzzate, pure qualche patata tagliuzzata piccola così, a zuppe, poi pasta e fagioli, allora tu metti il sedano, il pomodoro con la pasta dentro, ma quando non c'era la zuppa proprio, la zuppa, o una zuppa di verdura, per esempio patate, e scarola, ma di tutte le, pure se c'era il cavolo, la sponzetta di cavolo, quello che c'era nel frigo, non si perdeva niente, cavolfiore, allora si facevano queste zuppe, si mescava verde, bianco, rosso, di tutti i colori, e con un po' d'olio e un po' di sale, quello che raccomandava sempre è l'olio poco. E le verdure Perché, erano no, le verdure erano... del suo giardino, perché c'era Angelo fuori che metteva le verdure, la signora si coltivava un pezzetto così, le fragole. Diceva zio Enrico, staccami questo pezzetto e non me lo deve toccare Angelo. E si coltivava le fragole là. Nella villa che avevano qui a Pioppi, avevano l'orto?
Sì, l'orto con tutti, quasi tutti i frutti, perfino le mele, d'inverno avevano 2 piante, poi arance, limoni, pombelmi, chinotto mi sembra, quello amaro, Sì, il chinotto. chinotto, pure quello là, perché faceva le marmellate, mischiava e non comprava marmellate. Essa faceva le marmellate in casa e usavano quelle, ma pure Samberle però, quando c'era la moglie giovane, La signora Rose. la signora Rosa, era molto brava, pure quella, molto umana. Ai Chisi interessava la cucina tradizionale cilentana? Volevano vedere come mangiavate voi? Sì, questo sì, hanno mangiato spesso proprio a casa di zio Enrico, di Alessandro Dottore, però diceva sempre in occasioni di feste, per esempio Capodanno o la Pasqua, però quando andava il giorno dopo dicevano Delia, oggi, ieri si è mangiato pesante, per 15 giorni non si deve toccare più niente. Diceva, dobbiamo andare molto leggeri. E dico, non mi preoccupare, facciamo verdura in quantità. I peperoni usavano tanti peperoni pure giù, stampa si faccia pure la pasta, molto semplice, aglio, prezzemolo, pure il basilico, tagliate a pezzettini così, un po' d'acqua, un po' di olio e fatte cuocere e loro ci giruzzolavano anche lo spaghetto dentro, così, oppure per contorno, per secondo, così. Sempre queste verdure delle stagioni, come arrivava la stagione. Qual era il piatto preferito di Margaret? Ma proprio preferiti, vi ho detto l'insalata portoghese là. Non ho detto di Portogallo, Danno, scusatemi. Era orientale, no? Cos'era, giapponese? Giapponese. L'insalata giapponese, le piaceva? Sì. Però loro usavano alla festa del ringraziamento il tacchino ripieno, quello era la cosa loro, che quando i primi anni erano loro più giovani, arrivavano dall'America, facevano Natale là, Capodanno venivano a fare qua e portavano loro il tacchino con tutto il preparato. Ci sono certe, mi spiegava la signora, ma io non ve lo so spiegare meglio, certe piantine così che portano un frutto come una ciliegina piccola che nascono così nei loro boschi e quei frutti si vendono e loro con quello là facevano una cremina che poi mettevano sulle fette che essa faceva il pane, lo preparava nel forno suo in casa perché diceva che dalla madre loro facevano sempre il pane in casa con i forni, certamente non come un forno di legna perché l'è venuto per qua, il forno di legna. E del pane di Granturco, la farina, che poi là spramavano e poi c'era quello che sbricciolavano, che facevano un misco di tutta questa roba che essa portava semplice però, e riempiva il tacchino e poi lo faceva al forno. E da zio Enrico con la pazienza accendeva il forno a legna per cuocere quel tacchino, era una festa grande. Doveva essere buonissimo. Sì, sì, era molto, molto bravo, però il sale sempre poco. E pure i condimenti, l'olio, loro dicevano che non è che ci deve essere il grasso alle mani, maiale, per essere grasso, no. Tutti l'olio hanno il grasso e per fare una dieta perfetta a persona un olio o un cucchiaio di olio è sufficiente alla persona. Al giorno. Al giorno. Lei quanti cucchiai di olio mangia al giorno?
Dalle volte nessuno, devo dire la verità, ma dalle volte mi piace sull'insalata di pomodoro, là mi ci piace un po' di olio. Anche perché è bello Devo con il zuppare, pane. devo zuppare il pane. Qual era il piatto preferito del professore? Ma lui, devo dire la verità, non è che c'era un piatto proprio preferito, che dice io devo mangiare questo, perché assaggiava tutte le cose, però con moderazione. Quello che aveva preferito, i fichi secchi. Li mangiava la sera quando andava a dormire, la mattina quando io andavo. Quando poi arrivava il turno che andava nella stanza da letto, trovava i 2 nocciolini piccoli che erano messi sul comodino. Dico, il professore ha fatto il dolce sera. Il professore raccontava che i suoi spaghetti con il polipo erano buonissimi. Ci può dire la ricetta? Si tagliuzzava il polpo, no? Si metteva nella pentola, poi si tagliuzzava, secondo che era la quantità del pesce, si metteva una bella cipolla, insomma, una metà così di cipolla, dentro tagliuzzata, poi mettevi, per loro 2 persone, mettevo 5, 6, ma non più di 7 pomodori tagliuzzate, un po' d'olio, però il polpo è pure sporcaccione dell'olio, se non ci metti un po' di olio, sempre con l'olio di oliva, non si cuoce con l'olio di seme, il pesce, e ce ne vuole un po' in più. Messo con olio, tutto insieme, poi prendi un piatto, lo metti sulla pentola, pieno di acqua, quello come cuoce piano piano da sotto con l'acqua da sopra, e così viene la salsina, bella, però ci vuole un po' di tempo, ci vuole sempre un'ora e mezza, secondo la quantità, di farlo andare bello dolce dolce, e questo è il primo piatto, con lo spaghetto. Però ripeto, la signora era molto brava, non è che gli serveva quella che gli cuoce il spaghetto per girare la pasta, no. Quello loro mangiavano di sera, il piatto bello grande, come noi facciamo a tavola il giorno, il mezzogiorno, qui noi usiamo, la sera andiamo a letto più leggeri. Invece loro, che dice che loro lavoravano il giorno, specialmente fuori, allora prendevano qualche cosina così, dove sono le mensole, e poi la sera si mangiava. E andavano a dormire belli pieni. E il suo piatto preferito? Mi piace il piatto, sempre i fusilli fatti in casa, con i funghi di bosco, ma nativi, oppure mi piace i ravioli, fatti in casa sempre. Una volta si usava, ma ora non si usa più perché è pesante. Il ragù, ma ora non si fanno più quei ragù perché abbiamo capito che fa male a tutti. E questo capo era un piatto preferito per me perché era goloso, era. Però ne stiamo lontani. Ma il ragù di una volta come si faceva? Si faceva sempre, ma di una volta proprio, che parliamo degli anni 40-50. E allora quasi tutte le famiglie si crescevano il maiale, poi lo ammazzavano e conservavano secondo si poteva. Però le galline, la capra, c'era il formaggio, le uova. Allora si faceva un ragù con un po' di maiale, poi si metteva qualche coscettina di pollo dentro, qualche cotechina. Se c'era la posserenza di qualche pezzettino vaccino, ma era così difficile, quello là ai tempi di allora. Ma poi dopo, piano piano, allora sto misto è venuto. Un po' di maiale, un po' di vaccino, un po' di pollo, la cotechina, però era stato 20 giorni che non devi mangiare più. Le hanno mai raccontato delle loro ricerche nel mondo? Tenevano sotto il Giappone, tenevano sotto Portogallo, la Spagna, Germania, Inghilterra, giravano tutte queste.
erano a tutte le parti che facevano questa ricerca per... E poi avevano i risultati, quelli che erano incominciati a cambiare vita, di quant'anni campavano in più. E allora ogni tanto arrivava un risultato da qualche nazione. Dici, questi hanno riuscito per esempio di fare una vita più lunga di 15 anni, chi di 10, chi di... Certo poi io la burlava e dico, e voi professore? Io devo arrivare al 2000. Anche lei ha partecipato ad una ricerca sulla dieta mediterranea, ce la vuole raccontare? Abbiamo fatto l'esperimento proprio del nostro mangiare con il loro americano. Abbiamo avuto mangiare prima il loro americano per 1 mese e mezzo, tutta roba pesante. Quando facevano i 4 formaggi, quella te loro rinviva di formaggi che... mascarpone, tutta roba grassa. Ma io dopo 10 giorni stop, non potetti, perché poi c'erano i medici, allora ogni 8 giorni facevano i prelievi per vedere ognuno come saliva, ogni 8 giorni. Mio marito la portavo fino alla fine, ma io no, gli avevo trasmesso che il colesterolo era salito ai cieli. Poi facemmo 1 mese e mezzo del nostro e così è venuta fuori bene la dieta mediterranea. Perché poi volendo sono tutti piatti poveri, tutti piatti, tutto giri e vuote, ti giri sempre su le verdure, sempre sulle cose della campagna. Fagioli, piselli, fave, carciofi, verdure, patate, tutte roba che non dà molta caloria, questa qua. Allora è nato questo bello regalo italiano della dieta mediterranea. Con il professore speriamo che ne senta all'altro mondo. Ancel Keys è morto nel 2004 all'età di 100 anni. La signora Margaret ha 97 anni. Secondo lei è stato il loro stile di vita a renderli così longevi? Io credo di sì. Io credo di sì. Perché c'è Stamberg non prende mai il caffè con lo zucchero. Ora so più di 40 anni che è con Stamberg. Siamo al 2013 e lui venne la prima volta che fu ospitato nella casa di Kissi, verso il 66. Poi si comprò a terra la casa in un anno e comunque io non mi ricordo mai che ho preso il caffè con lui. Oppure tanta dolciuma. Loro quando facevano la marmellata loro, no? E lo zucchero non ce ne mettevano molto, doveva sapere più un poco agra che dolce. Poi facevano le fette belle abbrostolite e mettevano, ma non è che mettevano un cucchiaione. Loro pure queste cioccolate spalmate, poco, perché i bambini si devono usare, da piccoli si devono insegnare. Il latte sì, per i bambini, perché hanno bisogno del calcio, per le ossa. Ma tanta cibi tanta briochine e cose che si portano alla scuola, tutte queste, no, merendine no. E io le odiava, diceva perché i ragazzi devono venire sani. E aveva ragione lui. Se fosse possibile parlare con i signori Keys ancora per 5 minuti, che cosa gli direbbe? Oh mamma mia, per prima un abbraccio forte a tutti e due. E poi grazie di tutto questo che mi avete insegnato con voi. Ma la signora Margaret diceva sempre, io credo che ogni tanto la tengo vicino, perché mi diceva non ti preoccupare, io ti sarò vicino e tornerò. Grazie Delia.
Grazie molte per questa intervista bellissima, grazie molte per questi ricordi meravigliosi, cercheremo di farli conoscere nel mondo, c'è molto bisogno di esperienze come queste. Di conoscere, specialmente ai bambini, tenete presente quello che diceva il professore. Da piccoli si insegnano, non da grandi.